Siamo tornati dopo tantissimo tempo. Troppo tempo, un sacco. Non so quanti anni sono passati dall'ultimo video, credo un annetto. Però all'ultima videoricetta credo che siano passati 2 anni. Per chi ha scritto nei commenti che ero morto o robe del genere, no, non sono morto, sono vivo. Non è vivo. Il canale non è assolutamente abbandonato, anzi, quindi sto continuando a rispondere a tutti. E come leggete dal titolo, ricetta panettone aggiornata al cioccolato, quindi una ricetta del panettone al cioccolato solo per voi. Quindi partiamo direttamente con il primo impasto, come sempre il ricettario qui sotto in descrizione al video, quindi andate sotto al video e troverete tutte le grammature precise. Partiamo. Avremo bisogno di pochissimi ingredienti per il primo impasto, quindi avremo bisogno di una farina proteica, quindi 14 di proteine, la mia farina, pasta madre matura, burro, zucchero, tuorli d'uovo e acqua a temperatura ambiente sui 30 gradi. La prima cosa che dovremo fare è partire con la miscelazione di tutti gli ingredienti tranne il tuorlo, quindi questa è una modalità di impasto molto semplice, non ha bisogno di avere grandi ingredienti in sequenza, quindi questo gioca assolutamente a vostro favore per avere un prodotto spettacolare di altissima qualità. Quindi andiamo a mettere la nostra pasta madre matura, il burro, l'acqua, lo zucchero e la farina proteica e incominciamo a impastare in prima velocità per 4-5 minuti e poi per gli altri 15-20 minuti tutto in seconda velocità praticamente. Il fatto che voi utilizziate un'impastatrice a braccia tuffanti come la mia che vedete nel video oppure una semplice spirale non cambia assolutamente il prodotto finale. Vedrete solamente una piccola differenza nel surriscaldamento della massa, perché la impastatrice a spirali tende a scaldare un po' di più e ad allungare un pochino di più il glutine, mentre l'impastatrice a braccia tuffanti che vedete nel video tende a scaldare di meno e avere una pasta leggermente più tenace. Però non è assolutamente un problema, ma è semplicemente una metodologia di creazione del glutine differente. Ora andiamo a fare un check della temperatura, non dobbiamo mai superare i 27-28 gradi, la temperatura ottimale per un ottimo impasto è compresa tra i 24 e i 26 gradi, quindi siamo, considerando che siamo a 20 minuti di impasto, siamo a un buon punto e adesso andiamo, una volta che la massa è formata, andiamo poi a inserire i tuorli d'uovo. Ecco, quindi questa prima parte di impasto è veramente semplice perché dobbiamo mettere tutti gli ingredienti della ricetta tranne i tuorli d'uovo. Quindi mettiamo tutto insieme, andiamo a creazione del glutine, come vediamo in questo caso. Una volta che il nostro impasto è pronto, possiamo procedere con i tuorli d'uovo tutti in una volta, quindi non abbiamo ingredienti in sequenza, tipo messi in 1-2 volte, eccetera, eccetera, ma è una tipologia di sequenza molto molto più semplice. Quindi in questa tipologia di ricetta ho voluto prima cosa semplificare al massimo tutto, quindi avere un prodotto di altissima qualità semplificandolo e far sì che abbiamo un'uniformità di prodotto sempre, quindi avremo lo stesso prodotto sempre. Quindi una volta, ecco, vedete, arrivati alla creazione del nostro glutine, possiamo inserire i tuorli d'uovo assolutamente di categoria A, quindi maggior qualità del tuorlo d'uovo, galline allevate a terra, e mettendole tutte in una volta possiamo iniziare con una prima velocità e poi passare in seconda velocità per altri 3-4 minuti. L'impasto deve circa durare una trentina, 35 minuti, massimo 40 minuti in base alla velocità in cui andate. Temperatura finale di impasto 25-26 gradi come vi dicevo e facciamo lievitare a 27 gradi per almeno 12 ore il nostro primo impasto. 24,8, quindi siamo a una temperatura direi perfetta per avere una fermentazione corretta del primo impasto. Ora togliamo e andiamo in vasca.
Andiamo a togliere il nostro impasto. Qui facciamo la nostra prova della mutanda. Quindi cercate di allargare bene la pasta. Il fatto che comunque sia estensibile e tenace allo stesso tempo è un indice di grandissima qualità. Mettiamo a riposare. 12 ore dopo ci ritroviamo il nostro bell'impasto quadruplicato di volume. Vedete che ha una forma ovale, quindi che spancia, ha una pancia che va verso l'alto, quindi questo significa che il nostro impasto è in forza, quindi è una bella cosa, è un indice di grande qualità. Se l'impasto invece risultasse completamente piatto, significa che la pasta non ha forza, quindi problemi di temperatura o lievito non abbastanza forte per la fermentazione. Andiamo a procedere con il nostro secondo impasto, quindi abbiamo il nostro primo impasto lievitato con farina. Ecco, incominciamo a impastare solamente questi due ingredienti ed è importante non aggiungere nessun altro ingrediente prima che appunto la maglia glutinica non sia completamente formata. Ci può volere dai 15 ai 25 minuti in base all'impastatrice e alla velocità che andate. Vedete il nostro impasto com'è, incomincia a essere ben elastico. Adesso facciamo un piccolo check della maglia glutinica. Ok. Inseriamo direttamente il nostro burro Corman e vaniglia del Madagascar. Eccellenza mondiale. A differenza dell'altra ricetta che avevo portato su YouTube, questa si basa sulla semplificazione, quindi il fatto di inserire gli ingredienti tutti in una volta. Una volta fatto il nostro check del glutine procediamo con gli zuccheri, quindi abbiamo zucchero semolato, miele d'acacia e pasta d'arancia candita. La pasta d'arancia candita la voglio usare comunque anche nel panettone al cioccolato perché voglio che dia uno sprint in più alla nostra pasta. Una volta che il nostro impasto è elastico procediamo con il sale e metà dei tuorli che avete nella ricetta appunto del secondo impasto. Quindi chiudiamo, riandiamo formazione del glutine. E poi, una volta che il nostro impasto è di nuovo elastico, inseriamo l'ultima parte di tuorli, quindi l'altra metà mancante. Il secondo impasto, a differenza del primo, la temperatura finale di uscita è ancora più importante perché abbiamo all'interno tanti grassi, tanti zuccheri, insomma l'impasto è veramente complesso e quindi dobbiamo anche cercare di non uscire troppo caldi, quindi la cosa difficile sta proprio qua ragazzi, quindi il cercare di mantenere basse le temperature per avere anche un glutine più lungo, quindi in questo caso avremo una maggiore spinta nel forno. Andiamo a fare il check del nostro glutine, quindi la prova della nostra mutanda. Ok, perfetto, quindi il nostro glutine è super. Andiamo a togliere una parte perché avevo fatto un altro panettone, andiamo a mettere appunto il nostro cioccolato con la nostra pasta panettone, andiamo a miscelare proprio per un minuto e mezzo, non serve che continuate ad andare veramente lunghi con i tempi, togliete l'impasto, mezz'ora di lievitazione in mastello e andiamo a fare le nostre pezzature, o meglio le nostre preforme. Panettone da 1 chilo non glassato 1,50 kg, 1,60 kg. Panettone glassato come il mio, per stare tranquilli, io starei sul 1,20 kg, 1,10 kg, ecco, quindi di peso per appunto essere a posto con dichiarazioni di peso e robe varie. Andate in questa direzione, vedete che non ci sarà nessun problema su quanto appunto sul dichiarato. Dopo aver fatto la preforma, 20 minuti di riposo a temperatura ambiente, richiudete le vostre appunto pagnotte e le lasciate lievitare per 3 ore, 4 ore nel pirottino. Sempre a 27-28 gradi, se avete la possibilità di fare un check dell'umidità 75%. Quindi, una volta che i nostri panettoni sono arrivati a 3 dita dal pirottino, andiamo a glassarli. Quindi fate una semplice glassa di albume d'uovo, zucchero, mandorla e amido, in questo caso io uso amido di riso, zucchero in granella sopra e andiamo in cottura. Cottura 170 gradi per un'ora circa, andiamo a 93-94 gradi al cuore e siamo pronti per sfornare i nostri magnifici panettoni.
guardando solamente il forno, il panettone stesso vi parla, vi fa capire il modo in cui voi avete lavorato. Quindi il vedere il panettone in che direzione sale, se crea fungo, se tende ad andare verso l'alto, se tende invece a cagarsi addosso, come si dice in gergo, scusate il francesismo. Insomma, vi fa capire se avete fatto un buon lavoro o appunto si può lavorare su altre tipologie di accortezze. Ed eccoci qua al momento fatale di un qualsiasi baker. Andiamo direttamente a capovolgere i nostri panettoni dicendo qualche Ave Maria. Quindi per ora tutto ok. No, beh, a parte che una volta che li girate, tempo 10 secondi, capite subito com'è la situa. Quindi nel nostro caso è tutto ok. Andiamo direttamente in raffreddamento, quindi lasciate i panettoni per almeno 10 ore capovolti e poi siamo pronti per il nostro confezionamento. Ma prima di fare il nostro confezionamento andava fatto un check di qualità. Eccoci qua, pronti al taglio. Mi raccomando, coltello a sega, mai coltello liscio, e andate a tagliare, vai! Dalle immagini possiamo notare una struttura abbastanza irregolare dovuta anche alla fusione del cioccolato. Cosa? La mangi per picca. È buono o no? Buonissimo. Buono? Non devi dirlo perché sono io. Buono davvero? È buono! No. Bene ragazzi, il video finisce qua. Spero che questa ricetta vi sia stata utile in qualche modo. Su yespampatti.com trovate il nostro e-commerce per ordinare direttamente i nostri panettoni e fare un paragone direttamente a casa vostra con quello che farete voi. E basta, ci vediamo presto. Buone feste a tutti. Ciao!